Ciao, sono Laura Broglio, autista e blogger. Vi ospito a seguire il mio lavoro nelle cabine della nuova generazione DAF. Cambio mezzo, passo dall'XF all'XG Plus e quindi cambio anche tipo di lavoro, dalla distribuzione passo a una linea. Aggancerò un frigo e successivamente una centina, sempre per la linea, per cui oggi che è mercoledì il nostro problema principale sarà quello di affrontare una spesa di gasolio. Di solito quando parto, al di là dei controlli di routine, poi io interagisco con la plancia. Dalla plancia si vede che viaggiamo 87 come cruise control, questo perché anche per risparmiare carburante, perché ogni chilometro in più è l'1% di carburante. Adesso che noi siamo in discesa faccio scendere di 5 km, quindi al posto che averlo puntato a 90 lo punto a 85, in questo caso 84, perché ho una tolleranza nelle discese di 5 km, ma posso abbassarle anche a 3 o 4. Io di solito tengo 5 perché mi è più facile poi andare a interagire con la plancia, basta tenere premuto e lui fa gli scatti di 5 in 5. E infatti adesso è tornato a 90 km/h. Poi ho il mantenitore di distanza, in questo caso sulla plancia, che a me piace tantissimo, soprattutto nelle situazioni di traffico, senza ogni volta dover uscire in corsia di sorpasso, magari ci sono i divieti, non è possibile. E posso regolarmi quanta distanza tenere dalla meno al 5. La plancia è molto intuitiva anche nella programmazione, perché basta usare il joystick del lato destro per selezionare le informazioni, e una cosa molto bella è che quando tu stai guidando ti dai consigli per migliorare la tua guida, quindi se freni troppo bruscamente, si accorge che hai frenato in poco tempo, ti dice di utilizzare di più i freni ausiliari. Tra l'altro questo ha il doppio freno, quindi ha il freno motore e anche il retarder, che viaggiano insieme. Quindi non devi selezionare uno piuttosto che l'altro, tu tiri la leva a 1, a 2 o 3, quello che ti serve, e i freni, a seconda di quanto freno devi usare, poi praticamente frenano da soli senza nessun tipo di altro intervento da parte tua. In plancia cos'altro posso vedere? Vabbè, ovviamente le percentuali di carburante e AdBlue. È una cosa molto bella che ci siano le percentuali e non le linee, perché sono più precise, ovviamente. Quindi, per dire, quando abbiamo fatto Camerata Picena abbiamo sfruttato fino all'ultima goccia sia di AdBlue che di carburante, perché siamo arrivati col 10% di carburante e il 5% di AdBlue. Questo siamo riusciti a farlo perché ovviamente avevamo ben chiaro quanta percentuale c'era nei serbatoi. Sappiamo tutti che il gasolio oggi è un grande problema per l'autotrasporto, infatti incide per 1/3 nei costi di esercizio di un'azienda, per cui è una componente che bisogna assolutamente valutare. Per una tratta di circa 700 km con partenza da Rovigo e destinazione Camerata Picena e ritorno, l'anno scorso avremmo speso 260 euro circa, perché poi chiaramente dipende anche dal piede dell'autista, mentre oggi purtroppo il prezzo lieviterebbe a 340 euro. Alla guida di XG Plus abbiamo fatto la stessa identica tratta e abbiamo notato un risparmio di carburante notevole, anche perché XG sfrutta l'aerodinamica proprio per questo obiettivo. I numeri cambiano notevolmente. Ovvio che l'anno scorso avremmo speso per la stessa tratta circa 200 euro e quest'anno purtroppo 260, però la differenza tra un veicolo di precedente generazione è notevole. Quali sono gli elementi per una guida più efficiente possibile?
Senza dubbio guardare lontano per riuscire a prevenire il più possibile quello che succede davanti a te, per evitare brusche accelerazioni o brusche frenate. Questo sembra incredibile, ma è davvero un elemento che può aiutarti a ridurre i consumi. Anche rilasciare il pedale dell'acceleratore quasi 1 chilometro prima di uno svincolo o di una rotonda e lasciare che sia l'inerzia a fare il lavoro per te, quindi senza toccare l'acceleratore, aiutandosi con il retarder da 1 a 3 scatti e per evitare di toccare i freni il più possibile, solo nella fase finale della frenata. Questo aiuta il veicolo a sfruttare l'inerzia e anche l'inerzia del peso, perché magari quando siamo a carico questo ci può aiutare davvero molto. Quindi per ridurre i consumi il giusto compromesso è quello tra integrazione tra macchina e autista, perché è vero che il camion ci aiuta tantissimo con la tecnologia, ma è anche vero che l'autista deve imparare a conoscerla e soprattutto a fidarsi di essa per riuscire a portare a termine la propria missione. Anche la giornata di oggi è terminata, vediamo cosa mi aspetterà in quella di domani.